Buongiorno a tutti e ben ritrovati su Tecniche CNC. Oggi voglio fare quello che fanno le blasonate riviste di auto, cioè Auto vs Auto. Non faccio nomi, non faccio pubblicità. E quindi facciamo Manual Guide VS e CAM o comunque un qualsiasi CAM. Prendiamo lo stesso particolare, che è questo, e inseriamo i dati prima in Manual Guide e dopo in ECAM. Vediamo qual è il modo più semplice e non vi dico già da ora uno è meglio dell'altro, ma lo farò scegliere a voi. Partiamo subito dicendo che per quanto riguarda la velocità di inserimento del programma, l'ISO esce sconfitto. Partiamo subito però dicendo anche che se vogliamo che la macchina faccia esattamente quello che vogliamo noi, l'ISO è l'unica soluzione. Per cui con questi due metodi io vi dimostrerò come un programma si fa in un quarto del tempo rispetto all'inserimento dell'ISO. Se poi voi avete la possibilità di fare la stessa cosa in officina facendo un programma in ISO e facendo lo stesso programma in Manual Guide o in ECAM, vedrete che sotto il profilo dei tempi di lavorazione con l'ISO riuscirete a ottenere i risultati migliori. Se dovete fare un pezzo non ha senso, se dovete farne 1.000.000 è l'unica strada che potrete percorrere. Buona visione! Ora ci apprestiamo a fare un programma totalmente in Manual Guide del pezzo che vedete sulla destra dello schermo. È un pezzo che si esegue completamente in modalità tornio ed è, direi, un pezzo piuttosto semplice. Ho già creato un programma che ho chiamato esercizio e commentato esercizio con molta fantasia. Vado ora ad inserire le dimensioni del nostro grezzo, sempre dai Softkey Manual Guide, quindi è un cilindro pieno, diametro 80, lunghezza 100 più un paio di millimetri da sportare in sfacciatura e lo inserisco. Inserisco ora un G95 per garantirmi che la macchina lavori in millimetri al minuto, un G92S 2000 per garantirmi che la macchina non sorpassi 2000 giri al minuto anche quando sono in centro alla sfacciatura, e utilizzo il correttore T0101 che è un rombico a 80 gradi per la sfacciatura e la sgrossatura dell'esterno, quindi CNMG, più commenti mettiamo meglio è, quindi è un CNMG da 12, alto 4 mm, raggio 0,8, PM, quindi tagliente per lavorazioni medie in marca Coromat, e usiamo un 4325 come tipologia di polvere. Lasciamo stare che sia giusto, che sia il tagliente giusto, la qualità giusta. Ciò che conta è che voi nel programma mettiate tutte le informazioni possibili. Per esempio potete aggiungere su stelo 25x25, chiudete la parentesi. Come vedete, e questo lo potete fare anche sulla vostra macchina, potete mettere più righe contemporaneamente. A questo punto mettiamo i parametri di taglio, quindi diciamo che il mandrino gira in M4, in G96, cioè la S che seguirà sarà in metri al minuto, G96, e indichiamo la prima operazione che andiamo a fare. Scusate, sto facendo casino, chiudi, che è la sfacciatura. Questo per aiutarci a leggere bene il programma.
Ecco, io ho l'abitudine, per esempio, tra un'operazione e l'altra, di mettere anche sempre una riga vuota, proprio per scaglionare il mio programma. Voglio fare una sfacciatura, abbiamo detto che utilizziamo solo ed esclusivamente il manual guide, quindi apriamo quello che è un ciclo. Vedete che a noi serve non una sgrossatura esterna, non una sgrossatura interna, ma una tornitura frontale. Non una sgrossatura perché possiamo risolverla in una passata, andiamo a cercarci una finitura frontale. Quindi a volte, magari in questo caso è praticamente una sgrossatura e finitura in un colpo solo, noi dobbiamo andare a cercarci un ciclo che si chiama finitura, ma noi lo utilizziamo un po' come vogliamo noi. Direzione di taglio, vedete noi partiamo da x più e andiamo verso il centro, quindi direzione di taglio x meno, velocità di avanzamento per una sfacciatura va bene, direi che va benissimo un 13 al giro, L distanza di sicurezza 3 mm, distanza di sicurezza in Z relativamente importante perché noi non andremo a utilizzarla ma gliela diamo 2, movimento su due assi, cioè ci avviciniamo in rapido, non utilizziamo tasche di nessun tipo, di conseguenza lasciamo cancella. Vedete che io l'ho già trovata precompilata perché poi questi dati vi rimarranno in memoria la prossima volta che accenderete la macchina. Questo perché spesso e volentieri i dati si ripetono e quindi Fanuc ha pensato bene di lasciarli inseriti per facilitarvi la vita. Inseriamo e andiamo a disegnarci la lavorazione che vogliamo fare. In questo caso è una riga. Normalmente vi dico che al lato pratico io la sfacciatura non la farò mai in manual guide, la farò in ISO, ma stiamo facendo un po' di pratica col manual guide e quello andiamo ad utilizzare. Selezioniamo e gli diciamo punto iniziale, diametro del grezzo 80, quindi il nostro punto iniziale sarà 85. Punto iniziale in Z 0 perché io voglio andare a sfacciare in un colpo, quindi ok. Eseguo una semplice linea verso il basso a un X che metto negativa di un paio di millimetri per essere sicuro che asporti completamente anche il pirulo. Il pirulo è quello che viene lasciato dal raggio utensile della macchina, dell'inserto. Ok, come abbiamo sempre fatto andiamo a chiudere la figura, che in questo caso forse dobbiamo solo dirgli stare in alto e a destra, in questo caso starà solo a destra. Il grezzo selezionato è connesso, non vediamo nulla perché è una riga retta, diciamogli fa e crea. Lo vuoi inserire nel programma attuale? Sì, per una sfacciatura possiamo inserirla nel programma attuale e gli diamo un ok. Simuliamolo giusto per vederlo e vedete che mi fa una semplice sfacciatura. Da qua io voglio andare a cominciare a lavorare la parte esterna, quindi come avevo detto mi piace lasciare uno spazio e poi un commento, sgrossatura esterna. Andiamo a inserirci prima di tutto un ciclo, sgrossatura esterna, lo selezioniamo, direzione di taglio da Z più a Z meno, quindi Z meno, profondità di taglio con un CNMG da 12 possiamo stare da un 4 a un 6 e stiamo in mezzo, 5 mm di profondità di taglio. Ovviamente dipende dal materiale, io vi ho dato delle indicazioni generiche su un acciaio dolce. Se mi lavorate già un acciaio, già un 42 cromo di 4, cominciamo a stare sui 4 mm. Oppure salite e prendete il CNMG da 16. Allora, variazione in profilo non è modificabile, sovrametallo asse X 1 mm, sovrametallo asse Z sempre un decimino, non di più, velocità di avanzamento 0.3. La E per noi possiamo mettere quello che vogliamo perché non la utilizziamo, anche questo tratto qua noi in questo momento lo andremo ad ignorare perché
se io facessi questo profilo con un CNMG che ha solo 5 gradi sulla schiena, vado ad ammazzare il pezzo. Quindi particolare, K non modificabile, V salita utensile, vedete che c'è solo una scelta, quindi quella è, distanza di allontanamento tra una sgrossata e l'altra 1 mm, distanza di sicurezza in Z 3 mm, distanza di sicurezza in X 3 mm, in Z 2 mm, l'avvicinamento su due assi, direzione di taglio, noi cominciamo a sgrossare da X più, andiamo verso X meno. Abbiamo detto che le tasche non le facciamo e sfacciatura non ha opzioni disponibili. Inserimento, tornitura dal piano X. Perfetto. Ora dobbiamo andare a indicare questo profilo ad esclusione della tasca e delle gole. Quindi smusso 1x45, M30, diametro esterno 30, dx 28Z0. Lo inseriamo e cominciamo a dargli una prima linea inclinata a x 30, z meno 1. Ok. E abbiamo fatto questo primo smusso. Ora abbiamo detto che questo lo andiamo ad ignorare, quindi abbiamo z meno 17 linea verso sinistra, automaticamente lui mi lascia solo l'opzione z meno 17. Ok, e abbiamo fatto la prima linea. Ora saliamo a x30 linea verso l'alto, scusatemi, 40, x40, ok. Qua in fondo c'è un raccordo da 2,5 mm, quindi raccordo 2,5, ok. Ok, lui non mi scrive niente perché non sa in che direzione è non mi segna niente perché non sa in che direzione è la prossima linea. La prossima linea è una linea inclinata verso l'alto, della quale io conosco le coordinate non l'angolazione, quindi inserirò diametro 50, z meno 30. 50 meno 30, ok, ecco la mia linea. Linea che poi terminerà con uno spigolo vivo a z meno 44, quindi linea sinistra z meno 44. Ok, anche qua abbiamo un raccordo, non deve essermi uscito il meno, vedete, quindi è gialla, io quindi premendo modifica andrò a modificare la linea gialla, difatti non mi è uscito, non ho premuto il tasto meno. Ok, finisce con un raccordo di 2,5. 2,5, 2,5. Ok, la macchina non sa se io mi muoverò in giù in su, quindi non mi disegna l'arco. Allora gli inserisco la riga, vado verso l'alto a diametro 60. Ok, vedete che adesso è apparso anche l'arco. Qua non ho nessuno smusso, ma uno spigolo vivo non si farà mai, quindi noi gli mettiamo uno smusso di 0,5. Stessa cosa, lo smusso non viene segnato fino al momento in cui io non inserisco questa retta che terminerà a z meno 70, quindi linea a sinistra meno 70. Qua in fondo ho un raggetto di 1 millimetro, quindi raccordo 1, ok, e salgo a x66, linea verso l'alto, vedete che automaticamente mi sposta in x 66. Ok, anche qua un raggetto da 1, quindi raccordo 1, ok, e siamo qua. Andiamo a z meno 75, anche qua però abbiamo, allora siamo qua, raccordo l'abbiamo fatto, quindi linea sinistra z meno 75.
Ok, siamo qua, anche qua mi chiede un raccordino da 1. Ok, e saliamo a x80, quindi in alto, 80, ok, smusso da 2 per 45, ok, linea, qua era 75, diamogli quei 3 mm verso sinistra che ci servono, quindi sinistra meno 78, ok, abbiamo fatto il nostro profilo. Ora andiamo a chiuderlo, quindi lo chiudiamo, dobbiamo asportare verso l'esterno, quindi il grezzo selezionato e connesso, eccolo qua, il nostro grezzo, la nostra parte da asportare. Certo che è connesso, fa, crea, creazione di un sottoprogramma o inserimento nel programma attuale, siccome noi dobbiamo andare anche a finirlo, creazione di un sottoprogramma. Nome sottoprogramma deve per forza cominciare con la lettera O e una cifra numerica. Nome della figura, esercizio. Come mai non è apparsa? Allora, O, nome della figura, esercizio. Sul CNC non c'è bisogno di premere Enter, quindi non ho questa abitudine. Ok, vedete che lui mi ha chiamato automaticamente il programma che si è andato a creare di P0015 e se noi andiamo in Edit e facciamo List, vedremo che lui mi ha creato un programma di nome 0015. Poi quando avete nella vostra macchina ve lo legherete col nome che vi sembrerà più opportuno. Ora, a questo punto, io ho finito di sgrossare, ma voglio anche finire con un utensile a 35 gradi. Ecco che io vado nella mia cartella dei correttori e vado a cercarmi, perfetto, il 3 a un angolo a 35 gradi e mi permetterà di fare poi questa operazione. Per cui chiudo, un punto e virgola per lasciare il mio spazio, T0303 VNMG per finitura R 0.8 è più che sufficiente perché come vedete qua la richiesta è di 0.8. EOB Insert e siccome sto finendo posso permettermi di andare un attimino più forte sui miei giri. A questo punto cosa faccio? Vado a inserire il ciclo di finitura. Ciclo. Andiamo a cercarlo. Non lo trovo. Finitura esterna. Sempre lavoriamo nella stessa direzione. Z-, avanzamento 0.15 perché ci richiede una bella finitura superficiale. Distanza di sicurezza in Z 3 mm, in X 3 mm, distanza di sicurezza in Z 2 mm. Direzione traslazione del taglio. Ecco, io qua dico che vado verso il più, quindi x più. Le tasche in questo caso le ignoriamo, la facciamo dritta. Oppure avremmo dovuto costruirci un profilo ad hoc. Io in questo caso cosa faccio? Preferisco rifare il profilo di prima e poi farmi un profiletto per questa zona. Inseriamo. Non voglio più rifarmi il profilo, ma andarmi a richiamare il sottoprogramma esercizio. Vediamo cosa succede simulando. E vedete che abbiamo la sgrossatura e la finitura, ma mi manca questa zona. A questo punto andiamo ad inserire questa figura qua.
è sempre una finitura per noi, quindi la inseriamo semplicemente come figura in questa zona. Quindi figura, tornitura piano XX, di x, in questo caso diametro 30, z parte da meno 13, 17, meno 4, 13, segno meno 13. Ok? E inseriamo una linea inclinata che arriva a 1,15, quindi 2,30, 30 meno 2,30, 27,7, inclinata di 30 gradi. Ok? Poi una linea a sinistra che arriva fino a z meno 17 e la facciamo risalire un po' più su, in modo tale da compensare anche eventualmente il raggio utensile, che comunque Manual Guide compensa in automatico. Come vedete non abbiamo messo i due raggetti raggio 0,8 perché già la nostra punta inserti ha raggio 0,8. Andiamo a chiudere la nostra figura, perfetto e conforme, perché noi dobbiamo andare a tirare via quest'area, quindi fa e crea. Dove lo vogliamo creare? Lo vogliamo inserire nel programma attuale, quindi ok. Ecco che abbiamo inserito la nostra figura, quindi qua abbiamo la finitura del profilo e andiamo a scriverlo, finitura profilo, insert, aggiungiamoci qua un EOB insert, così andiamo a capo, e qua invece abbiamo il particolare y, quindi part y, così riusciamo anche a leggere il nostro programmino. Andiamo a simularlo e vediamo se abbiamo lavorato correttamente. Vedete che si è staccato e ha fatto il suo bel lavoretto. L'unica cosa che mi manca è questo smussettino qua e non capisco se è perché non lo si veda o cosa, quindi riavvio, andiamo a vedere, ruota, non lo vedo, aspetta, start, effettivamente parrebbe non ci fosse, ruota, pare non esserci lo smussetto, quindi andiamo in auto, edit background, così andiamo a vedere solo il programma 015 e andiamo a vedere se ho sbagliato qualcosa. Vedete che qua non l'ho messo, eppure mi sembrava di averlo messo sinceramente. Difatti, secondo me, dobbiamo andare a modificare questo punto qua, modifica. Invece di fare modifica, qua ci inseriamo una linea. Allora andiamo a vedere questa, modifica, z-17, ma non mi parla, sì, quindi devo andare qua, così vedete anche la modifica, abilito questo e ci inserisco una linea che va verso l'alto e che va a x30, z meno 1. Ok, ecco che qua è stata inserita. Vedete che è anche facile modificare eventuali errorini. Per cui crea, modifica programma attuale. Ok.
Adesso devo fare background add, tornare in edit e simulare il programma. Vedete che c'è lo smusso e che è fatto tutto a regola d'arte. Ora siamo qua, pensiamo alla filettatura. Andiamo in tabella correzione utensili e andiamo a vedere che utensili abbiamo montato. Filettatura. Filettatura per esterni, correttore numero 18. Punto virtuale del filetto è sempre questo. Quindi usciamo, entriamo nel nostro programma e gli diciamo T1818 filetto M30 per 1.5. M3 i giri fissi, S300. Insert, e qua si tratta solo di mettere un ciclo di filettatura esterna. Metodo di taglio, scegliete quello che vi aggrada di più. Lavoriamo in Z-, sovrametallo di finitura 0.1, passate di finitura 1, profondità di taglio in millimetri, quindi 0.2. Particolare, ci avviciniamo in 2 assi, distanza di sicurezza 1 mm, distanza di sicurezza in entrata sempre un po' più del passo, distanza di sicurezza in uscita, visto che abbiamo spazio, sempre un po' più del passo. Lo inseriamo. Noi vogliamo fare una filettatura metrica, quindi diametro del filetto 30, partiamo da Z0, passo 1.5, lunghezza diciamo 15, profondità del filetto, non la so, calcola, ci pensa lui, numero di filetti 1, inserisci, riavvio e start. Io ho imparato a usare il manual guide per la filettatura. Ok, ora andiamo a inserire le 2 gole e abbiamo finito. Quindi andiamo come sempre nella nostra tabella utensili a cercare un utensile per le gole. Gli abbiamo gola, guardate quanti che ne abbiamo, una gola esterna e una gola larga 6, quindi andiamo a selezionare un utensile larghezza 4, posizione 1, punto virtuale 3. Perfetto. Usciamo. Non mi sono segnato l'utensile. Il 10. Quindi T10, 10, gola, utensile 4 mm, invertiamo il senso di rotazione perché sui filetti normalmente si gira in M3, G96, S120, EOB, insert, andiamo a inserirci un bel ciclo di gola. Quindi ciclo, cosa voglio fare? Voglio tornare delle gole. Allora, le gole le sgrossiamo e le finiamo in un colpo solo, quindi lavorazione gola, intornitura, sgrossatura e finitura. Parto a lavorare dal centro, sovrametallo finitura lati 0.2, sovrametallo di fondo 0.2, avanzamento in sgrossatura 0.1, avanzamento in finitura 0.06, 6 centesimi,
entriamo in un colpo solo e andiamo a vedere il particolare: distanza di sicurezza 1 mm, durata di sosta 0.1 e tutto il resto è ok. La inseriamo, è una gola normalissima. Quindi dov'è il punto base? Io ce l'avrei qua perché è 55, ma a me piace di più partire sempre da sinistra a destra, quindi abbiamo uno spessore di 6, 55 meno 6, lato z, il punto base è x 60, z meno 49. Direzione profondità x meno perché vado verso il centro, profondità, eccola qua, 3 mm, larghezza 6 mm. Dati dello spigolo. Allora, A, guardate che sono numerati, A, E, I, C, quindi A è uno smusso da 0.5, E è un arco da 1 mm, I è un arco da 1 mm, Q è uno smusso da 0.5. Ripetizioni. Ah, guarda, come ci viene bene, ne voglio fare 2 di gola. Ad un passo che è da 55 a 65, 10 mm. Mettiamo anche il segno dalla parte, verso della distanza, no, c'è qua, scusate, questo è stato un errore. Quindi passo 10, inserimento. Andiamo a vedere se abbiamo finito il nostro programma senza errori. Finitura. Ecco fatto che senza aver nessuna conoscenza in ISO abbiamo programmato col manual guide un pezzo anche abbastanza carino, pronti per il confronto con altri metodi di immissione. Cominciamo a muoverci per realizzare il prodotto che vedete in questo disegno. È un prodotto di tornitura semplice, quindi possiamo utilizzare o l'opzione late part o late C axis part. Va benissimo late part. La prima domanda che ci viene fatta è il modo di allontanamento. Noi abbiamo solo la X e la Z, ci allontaniamo 300 mm in X e in Z tra una posizione all'altra, interpolato o con contropunto. Interpolato vuol dire che ci allontaneremo e ci avvicineremo chiamando sia la X che la Z, con contropunta prima in Z e poi in X. Limitatore di giri 2000 giri. Ok, diamo l'ok e stabiliamo il tipo di grezzo. Vedete 80, lunghezza 100. Noi mettiamo 102 perché ci dobbiamo tenere 2 mm da sfacciare, guardate di qua, rispetto al nostro piano di 0. Ok, prima operazione da fare. Vedete già qua un piccolo bug del programma che, anche se io gli ho dato uno Z2, nel fare ok lui momentaneamente me lo riporta a 0, ma poco ci importa in questo momento. Prima operazione da fare sarà sfacciare il grezzo, quindi late, tornitura, sfacciatura. Possiamo deciderlo se fare una sgrossatura e quindi saremo costretti a dare un sovrametallo di finitura, oppure farlo in un colpo solo, quindi impostando solo la finitura. Noi faremo questa opzione. In finitura lui mi seleziona un T1 CNMG R08, che è poi, volendo, lo stesso utensile che andremo ad adoperare per la finitura.
per la sgrossatura, pardon. Quindi misure in automatico, sì, in questo caso sì perché non è un foro, quindi se le sceglie lui le misure. Possiamo fare doppio clic sull'utensile per andare a vedere i parametri di taglio, qua abbiamo tutto, tipo la descrizione dell'utensile, possiamo anche andare a implementare la descrizione come vogliamo noi, 160 metri per 3 mm al giro, ok, va bene. Poi abbiamo un materiale più morbido, abbiamo un utensile più performante, possiamo variarceli come vogliamo noi. Ok, torniamo in 2D. Perfetto, la spacciatura è stata fatta in un colpo solo, adesso cominciamo a fare la tornitura dell'esterno ad esclusione delle gole. La tornitura dell'esterno possiamo decidere se operare in due modi, utilizzare un solo utensile o due utensili. Abbiamo questo punto che non va molto d'accordo con il CNMG, perché ovviamente noi questo non possiamo farlo. Io normalmente come opero? Opero in questo modo, faccio una sgrossatura, una finitura e poi vado a farmelo in un secondo momento. Quindi, late, tornitura esterna, coordinate, sì, do io le coordinate e comincio a dare le coordinate. Vedete che abbiamo un M30 per 1,5, quindi noi qua andremo a mettere uno smusso 1 per 45 come ci viene chiesto. Allora cosa faccio? X, pardon, 30 più meno 1 fa 28 e io parto da X 26, tab, staccato di 1 mm, dopodiché mantengo la X26 e mi appoggio al pezzo, salgo a 30 mm e ci metto uno smusso di 1 mm, poi mi porto a Z meno 17, salgo a X40, non tocco questo e metto un raggio di 2,5, quindi meno trasforma il mio smusso in raggio 2,5. A questo punto vado a X50, Z-30. Ecco che vedete che prende la forma desiderata. Lascio l'X50, Z-44 ed in fondo ci metto nuovamente meno 2,5. Mi porto a diametro 60. Qua non abbiamo nessuna indicazione di smusso, ma normalmente nei cartiglio c'è scritto smussi non quotati 0,5 per 45, noi gli mettiamo 0,5 e andiamo, ignorando totalmente le gole, a Z meno 65. Raggio 1, quindi meno 1, X80, smusso, eccolo qua, 2 per 45, virgola 2 per 45 e arrivo a Z meno 90. Ecco qua che abbiamo fatto il nostro pezzo. Ecco, vedete questa parte qua l'ho ignorata perché effettivamente noi non dovevamo farla, quindi non dobbiamo andare così in là, ma meno 70 è più che sufficiente. Gli diamo il nostro ok e a questo punto non ci resta altro che andare a verificare. Perfetto, abbiamo già profondità di passata 4 mm, va benissimo, 160 metri va benissimo, quindi sovrametallo in X 1 mm, sovrametallo in Z 0,1 ed eseguiamo la finitura con un altro utensile.
Allora, in questo caso dovremo finire con un 35 gradi con cui poi lo stesso 35 gradi noi andremo a fare questo scarichetto. Vedete che noi qua il 35 gradi non ce l'abbiamo, quindi aggiungiamo un utensile per la tornitura esterna. Eccolo qua, non sarà più il T1 ma sarà il T4, T3 o usiamone uno che già abbiamo. E andiamo a modificarne quelle che sono le geometrie. Vedete che invece di un 80 gradi noi andremo a prendere un 35 gradi. VNMG Right 3, raggio 08 va benissimo. Perfetto, la finitura noi la facciamo con quello. Perfetto, in un colpo solo noi abbiamo fatto sgrossatura e finitura. Gli diamo l'ok e andiamo a mettere nuovamente una tornitura esterna. Tornitura esterna che andremo a inserire con il codice ISO, quindi disegna, scusate, late, codice manuale, e scriviamo il nostro codice manuale. Allora, se noi non andiamo a inserire G40 dovremo andare a modificarlo. Vedete che 4 è in quota libera, quindi noi cosa facciamo? G0 maiuscolo e G0 Z. Allora 4, 17, quindi 17 meno 4, 13, Z meno 13, punto 8. Perché punto 8? Perché andiamo a saltare la schiena del mio utensile che è raggio 08. X 100, quindi in rapido, poi ci portiamo a, sempre in rapido, a X31, e qua cominciamo a muoverci in G1 X30 F0.2. Allora, su un Fanuc gli darei i gradi, io i gradi non ce li ho, quindi diciamo che in questo momento abbozzo, per cui meno 1.15, per cui G1 X meno X27.7 Z meno 12.5. Enter, Z meno 17, X 40, F0.3, G0, X 300, Z 300. Ok, vedete che qua mi lascia il T1, invece io voglio usare lo stesso utensile che uso in finitura, per cui vado a selezionarmi il mio bel T3 che avevo creato in finitura. Vediamo di andarlo a vedere. Come mai non lo vedo? Come mai non lo vedo? Adesso lo cerchiamo. Vabbè, prendiamo questo, gli diamo nuovamente 35 gradi, Select Tools, ok. Adesso gli diamo un attimo di tempo per ricalcolare, perché vedete che lui ha fatto eccola qua, la mia bella lavorazione. Andiamo a lavorarlo e vediamo, perché a me paga poco l'occhio, il perché di tutto questo. Perfetto, c'è un errorino, adesso lo andiamo a valutare, codice manuale. Difatti questo doveva essere 14 perché vado a lavorare verso l'autocentrante. Simulazione. E vedete che comincia ad avere la forma voluta.
diciamo che sono stato un po' poco abbondante, quindi codice manuale, ok. Perfetto, e cominciamo a metterci all'inizio del pezzo, fare un refresh ed eseguire la simulazione completa. Aumentiamo un po' la velocità di lavorazione ed ecco che vedete che il nostro pezzo prende forma. Eccolo qua. Ora dobbiamo eseguire la filettatura o le gole. L'ordine in questo caso non mi sposta le cose da nessuna parte. Quindi late, filettatura esterna, altezza del filetto, angolo di cresta, abbiamo un po' tutte le cose da fare. Altezza del filetto, la comodità del manual guide è appunto che se la calcola lui noi dovremmo avere invece delle tabelline che ci danno appunto i calcoletti da fare. In teoria in un filetto metrico l'altezza del filetto è 1.5 per 0.6. Vado a memoria, se sbaglio correggetemi pure, non ho qua le tabelline. Quindi altezza del filetto 0.9, angolo di cresta 0,9, angolo di cresta 60 gradi. Andiamo a selezionare noi il tipo di filettatura che è metrico e dobbiamo andare a fare un M30 per 1,5. Eccolo qua. Non capisco perché non me lo seleziono, vediamo se a mettermi qua, eccolo qua, M30 per 1,5, inizio Z0, lunghezza 17 mm, no 17 andrebbe contro, quindi lunghezza 15 mm, distanza di entrata aggiuntiva almeno il passo del filetto, passo 1.5, diametro esterno, passate, lui se ne autodetermina 6, poi voi potete modificarle. Aggiungiamo una passata di finitura. Ok, e il nostro filetto è bello che è fatto, vedete qua. Ora facciamo due belle golettine, quindi late, scanalatura esterna, standard. Allora, diametro esterno 60 mm, diametro interno altezza 3, quindi 54, larghezza della gola 6, inizio Z. Allora abbiamo un 55 meno 6, Z meno 49. Smusso esterno 0.5. Potete scegliere tra smusso e raccordo. Smusso interno, raccordo 1. Ok. Abbiamo scelto un inserto da 1 che direi che non va per niente bene. Andiamo a scegliere, visto che abbiamo larghezza 6, un inserto da 4 e 5, oppure se vogliamo meno vibrazioni da 3 e 5. E vedete che lui mi fa, direi esagerando, adesso bisogna capire un attimino il perché tutto questo percorso. Quindi rientriamo nella descrizione perché smusso esterno non ho messo il punto 0,5. Ok, e vedete che cambia tutto. A questo punto andiamo a fare la seconda operazione. Possiamo clonarla
però non ho mai ben capito se clonandola, poi modificando uno, modifico anche l'altro. Siccome, come avete visto, non è difficile, andiamo a inserire anche la seconda scanalatura esterna. Standard, stesso discorso, 60, 54, 6, inizio Z diventa 65 meno 6, 59, smusso stavolta la virgola ce la mettiamo, e 1. Ok? Ok, dov'è la differenza? La differenza è che qua sto usando il T12 e qua anche, però qua il T12 da 4 mm, qua il T12 da 1. Andiamo a selezionare anche qua questo, Select Tools, ok. E adesso se lo calcolerà e apparirà magicamente anche la seconda vola. Se non appare ci chiediamo il perché e andiamo a verificarla. Allora, andiamo nei nostri dati, 60, diametro interno, eccolo qua, non ho messo il meno, io qualcosa me lo devo sempre dimenticare, così vediamo quanto siete attenti. Ok? Ecco, vedete che qua rispetto al disegno c'è qualcosa che non quadra in tornitura esterna. Quindi vado a prendermela, vedete che qua c'è un pannello e qua no, ho dimenticato qualcosa. L'ho dimenticato qua sul diametro 60, dove vado a meno 65, e invece meno 65 era meno 70, meno 65 è la fine della vola, quindi meno 70, raggio 1, poi devo andare a x66, z meno 75, vedete com'è facile modificare anche quei piccoli errorini, 75 anche qua meno 1, allora 66, 60 meno 70, vediamo, 60 qua, meno 70, poi x66 questo rimane 70, poi x66 meno 75 meno 1, e qua andiamo a 80, 75, 90, meno 1, no, 2, perché c'è il raggetto, e meno 80. E in automatico abbiamo la nostra correzione. Ma quanti sbagli che vedo! Dove altro vedo uno sbaglio, adesso pian piano aggiornerà il disegno. Ho detto la mettiamo la virgola, in realtà ho fatto ancora uno smussone, eppure no. Dove è il mio errorino qua? No, qua era solo un errore grafico. Togliamo via la trasparenza. Ah, ecco dove è l'errore, c'era qualcosa che non mi quadrava. Ho fatto il fondo gola come smusso e non come raccordo. Ok, vedete che è già stato modificato. Perfetto. Io ho finito il mio programma, ho già delle informazioni di base che sono il tempo di esecuzione, vedo il mio prodotto in 3D e questo è sempre interessante, posso simulare la mia lavorazione, però dall'inizio, non da qua, ecco, refresh e simulazione, e adesso con un pulsante vado a generare il mio codice ISO, che non mi resterà altro che mettere su una chiavetta e portare a bordo macchina.
Perfetto, gli diamo ok. Vi faccio notare una cosa: se io entro in setup, in setup italiano oppure inglesano oppure correggiuto, edita macchina, voi potete andare, non questa, allora non edita macchina, ma ecco, potete scegliere la macchina che volete voi, per cui se voi avete un post processo scaricato e li trovate sul sito internet del produttore, avete Moriseiki, Mazak, As, Fanuc, Tornio 2 assi, Dosan, eccetera. Potete anche, editando macchina utensile, andarvi a modificare alcune parti del post processo, in modo tale che ecco, guardate qua, fine programma, una cosa stupida: se avete una macchina che invece dell'M30 alla fine è M2, vi basterà venire qua, modificarlo e poi salvarlo, in modo tale che quando voi fate genera codice e genera G-code, qua in fondo avrete già l'M2. In poche parole, laddove un software come questo non può arrivare perché una questione di costi non permette di avere un post processor dedicato, potete farlo voi. Quindi voi avrete delle sezioni rotazione mandrino, rotazione torretto, qua potete aggiungere dopo l'M4 il P11, non so se vi ricordate, i Fanuc, alcuni hanno i Dosan, soprattutto M4 P11 per il mandrino, M4 P12 per gli utensili motorizzati. Ecco, da qua voi potete andare a modificare. Andiamo a vedere se c'è la rotazione, ma è solo tanta roba, quindi si fa un po' fatica a trovarla, ma si trova tutto. Vedete G2, G3, ecco cosa uso per la compensazione del raggio. Perfetto, rotazione mandrino, orario e antiorario. Basterà aggiungerci qua un P11, anzi facciamo una prova. P12, se non l'ho mai fatto, lo faccio in diretta con voi. Salva, genera G-code, guardate qua, è nato un P12 che prima non c'era. Vado a toglierlo perché non voglio andare poi a dimenticarmene. Quindi è personalizzabile al 100%. Se non volete sbattervi a fare tutto questo e avete delle macchine con dei codici particolari, ricordatevi sempre che quello che interessa a voi è da G0 a G0, quindi potrete anche copiarvi, copia e incolla, e manipolarvi il programma un po' come volete. Avete visto che con estrema semplicità abbiamo fatto un programma che, se gestite bene anche il post processor, può entrare in macchina direttamente senza creare collisioni. Fine del lavoro. Adesso andremo a confrontarlo prima con una programmazione in ISO e poi con una programmazione in manual guide.